Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui da Montevideo. Come vedete non sono più dal meccanico in periferia, mi sono spostato con la mia valigetta nel centro perché ho deciso di passare questi giorni in ostello per aspettare il pacco che arriva dall'Italia. Cercando su internet ho scelto questa zona dove c'è un bellissimo parco dove mi piace tantissimo passeggiare. È una zona centrale che si chiama Parque Rodó nel quartiere Cordón qui a Montevideo. E tra un mate e l'altro che qui vedo bere tantissimo, questo è il mio ostello. Passerò qui circa una settimana e adesso ve lo faccio vedere. È da qualche giorno che sono qui e mi sto trovando veramente bene. Hola! Lui è il mio amico brasiliano Carlo. Mi sta cucinando carne con patate. Voy a colocar una cama de papas así. Uh-huh. Después sacar la carne desfiada acá. Sta facendo la carne con la pentola a pressione. E lui è bravo a cucinare, eh? Ecco, adesso vi mostro un po' l'ostello che è molto carino e molto pulito. È un edificio storico bellissimo. Si sale per queste scale e c'è la mia stanza, che in realtà per risparmiare qualcosa è condivisa. Questa è la camera ragazzi e questo è il mio letto. E una cosa che mi piace è il terrazzo qui. Ecco il terrazzo, bellissimo, ci si può stendere sull'amaca e ci siamo fatti anche una bella grigliata nei giorni precedenti. Un bel posto dove rilassarsi e stare tranquilli e pianificare tutto prima che arrivano i ricambi. E oggi mi sto facendo un giro perché è domenica, non c'è il sole, ci sono una ventina di gradi, per fortuna non fa freddissimo. Vi faccio vedere un po' la zona mia dove sono vicino all'ostello, che praticamente è qui dietro. Devo dire che mi trovo in una zona abbastanza bella e centrale di Montevideo, l'ho scelta apposta e l'ostello in questo è perfetto per me, anche perché così posso passare i giorni che servono per aspettare il pacchetto facendo qualcosa di diverso. Questo per esempio si chiama Parque Rodó ed è il nome del mio quartiere. C'è un parco grandissimo dove fanno tantissime attività e qui c'è un laghetto con le anatre e quello lì è un castello. Un'area abbastanza verde della città e quindi a me va benissimo. Ci sono anche i piccoli pedalò per potersi fare un giro in questo laghetto del parco che è davvero grande. Oggi è domenica ed è la giornata dei mercati all'aperto. Come da noi ci sono i mercati. Ecco qui sono nella fiera del Parque Rodó e dopo mi sposto a un'altra. Il mercato tipicamente viene chiamato feria e io sono stato a farmi un giro e si trovano prezzi abbastanza più convenienti rispetto ai supermercati e vendono veramente di tutto. Cioè c'era anche un signore che vendeva migliaia di montature per gli occhiali usate. Veramente bello qui perché si sentono tutti i rumori della fine dell'Amazzonia. E ho anche avuto modo di poter assistere un po' alla vita degli uruguaci. Loro a tutte le ore bevono il mate, se lo portano qui incastrato nel braccio e con l'altra mano il mate e lo bevono a tutte le ore. E il tutto questo viene accompagnato poi con dei dolcetti, dei biscotti, con il dulce de leche che conosco molto bene. Diciamo che Montevideo è una piccola Buenos Aires, ha 1,5 milioni di abitanti, quindi molto meno di Buenos Aires, però conserva un'architettura abbastanza europea. Ho potuto vedere anche qui una tipica architettura italiana, francese e spagnola. Inoltre i parchi sono come da noi, le abitazioni condominiali hanno la portineria, ci sono i fiorai, i chioschi e anche il signore che la domenica fa l'arrotino. Cioè ragazzi, l'arrotino suona il flauto e va in giro in bicicletta per affilare i coltelli. Montevideo è sul mare, è situata sulla foce del rio Uruguay, quindi l'acqua è abbastanza marrone. Ha però una rambla che sarebbe il lungomare lunghissimo, ve lo faccio un attimo vedere. Questa è la rambla di Montevideo, un lungomare che va avanti per circa 10 km. Mi spiace che ci sia il rumore di tutte queste auto perché è davvero un posto carino che ha del potenziale. Questa è la spiaggia oceanica di Montevideo, ce ne sono tantissime e qua c'è la sabbia bianca.
devo dire molto pulita, con queste dune veramente caraibiche, e in questo punto si può avere una vista abbastanza gradevole del lungomare di Montevideo. In questo momento c'è bassa marea e l'acqua è calmissima, ma vi assicuro che il colore dell'acqua non è trasparente, proprio a causa della foce del Rio Uruguay. Provo la comida tipica dell'Uruguay. Questa qui è la torta fritta, la chiamiamo così anche in Italia, e in pratica è massa fritta con un buco al centro. ¿Y por qué el hueco? Suba la grasa para arriba y cocine mejor. Ah, Si no interessante. infla, si no se infla. Ok, quindi praticamente si fa il buco per fare in modo che l'olio entri meglio e si cuocia meglio. Ecco qua. E adesso ne voglio prendere una perché è veramente economica, costa circa €1. Però che grasa è? Grasa vacuna. Ah, La grasa de la vaca la calentás y se derrite y queda así. quindi c'è praticamente la cuociono non nell'olio ma nel grasso della mucca. Ecco qua la differenza. Que si nosotros una vuelta fuimos a un campamento allá en Italia, no sé si era un sector que era para turistas, y estaban todos los tanos, todos como locos por las tortas fritas y comieron, todo el camping comió torta frita. Dice que quedaron todos re contentos. Qui solitamente si mangia con lo zucchero, ma io la prenderò normale. Pronta la mia, adesso la prendo. Eccola qua, guardatela che particolare con il buco, cotta nel grasso della mucca. Gracias, muchas gracias. E adesso me la mangio. Buonissima. Con una fetta di prosciutto sarebbe perfetta. Buona. I giorni passano e trascorro la mia permanenza in ostello con altri viaggiatori. Cuciniamo tantissimo, ognuno fa i piatti della sua tradizione. Tengo d'occhio il pacco con il tracking partito da Milano in arrivo qui a Montevideo in aereo, facendo tappa prima a Madrid e poi a Buenos Aires, e in soli 2 giorni arriva a destinazione. Piccolo problema, mi arriva una mail dicendomi che il pacco sarebbe stato bloccato in dogana in aeroporto. Non ci potevo credere. Sono qui a Montevideo da 7 giorni. In questo momento sono in bici perché c'è una grande notizia. La grande notizia è che è arrivato il pacchetto in questo momento a Montevideo e purtroppo la dogana lo ha bloccato. È successo proprio quello che non pensavo potesse succedere. Hanno bloccato il pacco all'aeroporto e quindi adesso devo correre, perché loro hanno degli orari di lavoro abbastanza ristretti, per cercare di sdoganare la pompa diesel che è arrivata. Ci ha messo davvero poco e adesso devo andare nell'aeroporto vecchio di Montevideo a cercare di parlare con la dogana, perché la documentazione che portava il corriere non è sufficiente. Questo è il mio mezzo di trasporto per oggi. Devo fare circa 20 km, quindi ci vediamo dopo. Mi metto in bici per Montevideo. Sono a metà percorso, sto passando da una bella zona di villeggiatura con tutte queste villette con giardini. Non è male Montevideo nella periferia. Non so cosa aspettarmi da questa dogana, probabilmente mi chiederà di pagare le tasse di importazione. Pazienza, anche se non dovrei essere tenuto a pagarle perché il nostro veicolo ha un permesso di importazione temporanea e quindi il pezzo che stiamo aspettando è proprio per lui, non è dedicato alla vendita o per auto presenti in Uruguay. Intanto qui c'è questo bel viale verde, tante belle villette. Alla fine non fa neanche tanto freddo, c'è un po' di vento contrario, però va bene così. Terminal de carga, qui c'è la DHL Uruguay e la dogana. Adesso andiamo a vedere. Questo è il vecchio aeroporto di Montevideo, terminal delle merci che arrivano in aereo da tutto il mondo. L'Uruguay è un paese che importa praticamente ogni bene ed è per questo che è anche così costoso, secondo me. Adesso devo trovare parcheggio per la bici, sarà difficilissimo.
Pensavo che la dogana fosse nel vecchio aeroporto, che è questo qui, ma è completamente in stato di abbandono. Sono cresciute le piante ovunque. Eccolo qua, il vecchio aeroporto di Montevideo, totalmente abbandonato. Ma dov'è questa dogana? Dov'è questa dogana? La devo cercare. Dov'è? Dove sono i ricambi per Nirvan? Ho visto un camion della DHL e adesso provo ad entrare. Vediamo che succede. Buenas, ¿la aduana? Sí, está acá. ¿Está acá? Tengo que sacar un paquete de DHL. Sí, deja la esquinita ahí. ¿Viste acá? Ahí está la esquinita. ¿Puedo ingresar por acá? Sí, pasá por acá. Sí. Fijate, ¿viste? Ahí está la otra bicicleta ahí. Ahí está la bicicleta esa. Esta bicicleta acá. Ahí va, dejala al lado ahí, que soy perfecto. bicicletero. Sí. Y la aduana es ese edificio que está ahí. Este edificio. Caminas todo por el hormigón ahí, al edificio. Perfetto. Y ahí te dice la aduana, ahí están los paquetes. Muchas gracias, mi gentil, grazie. Che gentile il signore mi ha detto che c'è lo spazio per le bici, per chi viene a prendere i pacchetti con le bici, e quello è l'edificio della dogana. Bene, è il momento, c'è un po' d'ansia ma anche molta carica per prendere questo pezzo. Non so se posso tenere acceso il video, però la dogana dell'Uruguay mi aspetta. Vediamo se sarà tutto tranquillo oppure no. Non lo so proprio. Il pacchetto si trova qui dentro. Hola, buenas. Bien, tenemos que sacar un paquete de DHL. Me enviaron un correo. DHL, sí, pedirle allí la guía de DHL y la guía aérea. Sí. Con esa guía empieza en caja 4. Perfetto, grazie. Comincia la tiritera, mi hanno mandato qui nell'ufficio della DHL. Vediamo che succede. Espere a chi. Ho fatto tutti qui i documenti, però c'è un problema, sono venuto troppo presto. Da quando me l'hanno notificato via mail sono passate solo 2 ore, quindi devono ancora scaricare l'aereo e niente. Quindi ragazzi, io adesso torno in ostello, mi faccio una bella mangiata e poi mi darei e vi darei l'appuntamento a domani mattina, quando il pacco dovrebbe essere stato scaricato qui all'aeroporto e io me lo potrò prendere. Piccolo aggiornamento, mi è arrivata una mail che mi dice che devo pagare le tasse, che sono circa di 60 euro. Va bene, va bene. E a questo punto non vedo l'ora che arrivi domani. Ho pochi giorni per le riparazioni e devo sperare che i danni riguardino solo la pompa diesel e non gli iniettori. Vado a letto presto perché domani so che sarà una giornata impegnativa e devo assolutamente recuperare il ricambio.